Siamo al nostro nuovo appuntamento della rubrica Le Signore del Viaggio. Non hai ancora visto gli altri video? Iscriviti al nostro canale e guarda le playlist, perché la nostra missione è farti conoscere la Calabria che ci piace e renderti felice di viaggiare in Calabria. Oggi ritorniamo nell'Altopiano Silano. Ci siamo già state nel periodo estivo per parlarti dell'esperienza del trekking con l'asino e invece adesso te lo mostriamo coperta di bianco e percorrendo un sentiero ad anello con le ciaspole ai piedi. Ci troviamo a Montescuro, una delle vette più alte del comprensorio, a 1630 metri. Dal valico di Montescuro inizia la famosa strada delle vette che permette di raggiungere tra le montagne più importanti della Sila, tra cui Monte Curcio e Monte Botte Donato, che è la più alta, a 1928 metri sul livello del mare. Decidiamo di raggiungere il punto di partenza dell'escursione imboccando la strada statale 107, ora strada provinciale. Questa si presenta come una tipica strada di montagna, molto tortuosa e con un forte dislivello. Passa dai paesi di Celico e di Spezzano della Sila fino ad arrivare al valico di Montescuro. Giunti a destinazione siamo accolti da un vento piuttosto pungente e da una temperatura sotto lo zero. Ma noi non ci lasciamo intimorire e quindi ci prepariamo alla nostra passeggiata. Edoardo, guida esperta e vero appassionato della montagna, ci accompagnerà durante la nostra avventura sulla neve. Il sentiero scelto costeggia la strada provinciale in un primo tratto per poi inoltrarsi in un bosco di faggi. Qui effettuiamo una prima sosta in cui Edoardo ci parla della presenza dell'abete bianco e ci indica un'area in cui c'è una distesa di questi bellissimi alberi. In più aggiunge che sotto i rami in crescita si rifugiano gli animali che abitano questa montagna, tra cui il lupo. Avanziamo fino a raggiungere il tratto di pista di sci di fondo. La nostra guida ci raccomanda di camminare a bordo di essa per non rovinare le tracce e non infastidire i fondisti, anche se il vento ha fatto la sua parte riempendola di pezzi di rame. La nostra escursione procede tranquillamente. E quindi Edoardo decide di renderla un po' più movimentata, scendendo lungo un pendio che mette a dura prova le nostre ginocchia e non solo. Si conclude infatti con un momento esilarante. Niente di rotto, possiamo proseguire. Una sosta per rifocillarci con tisane calde e prelibati bocconcini di fichi secchi al cioccolato. E poi di nuovo in cammino, ammirando i panorami mozzafiato verso il lago Cecita. Concludiamo la nostra giornata sulla neve con un gustoso pranzo presso il rifugio Margherita, non lontano dal valico di Montescuro, riscaldati dalla fiamma del caminetto. Il rifugio è gestito da Edoardo e Simonetta, che hanno deciso di vivere qui, dopo aver sapientemente ristrutturato quello che era un casello dell'ANAS. Se hai gradito questo video, metti mi piace e se hai voglia di ciaspolare, anche di notte, chiedi alle signore del viaggio di organizzare la tua esperienza nella Calabria straordinaria.